Ciao amici del bosco, guardate chi è venuto a trovarmi al bosco di Ogygia. Che grande onore! Parliamo di, avete indovinato, agricoltura sintropica. Questo periodo dell'anno cosa si fa su una linea sintropica? Vediamo se avete lavorato in modo corretto precedentemente, quindi io sono qui soprattutto per vedere tutti gli errori fatti ma anche le cose positive. Riassunto delle puntate precedenti, in autunno abbiamo fatto 2 linee di sintropico. In una abbiamo messo un sacco di placenta ma anche tanti alberelli giovani. In questa seconda linea invece abbiamo messo appunto la placenta, ovvero le erbacee e soprattutto semi. Vediamo cosa è successo. Allora, la situazione è molto interessante perché nel momento in cui andiamo a progettare e soprattutto andiamo poi a gestire un sistema forestale, soprattutto utilizzando tecniche di agricoltura sintropica, il 5% dell'energia che investo nella semina e nei trapianti e il restante nella corretta gestione. Quindi l'obiettivo della giornata oggi è sfalciare il favino e mettere a terra alcune orticole. Prima di tutto un'analisi della situazione, si parte dalle radici del favino, giusto? Esatto, andiamo a osservare insieme se è avvenuta la corretta simbiosi tra piante di ciclo di vita più breve e più lunga, quindi andiamo a estirpare una parte dell'apparato radicale del favino, andiamo a osservare i noduli, c'è anche un bel verme qui, quindi come possiamo vedere insieme anche con Francesca che i noduli hanno un colore rossastro, quindi è avvenuta la corretta simbiosi, rilascio di esudati radicali, di azoto disponibile poi per le piante, il resto delle piante che stanno qui. La cosa importante da dire è anche già quante volte voi avete già sfalciato, cimato e creato un input di rilascio di esudati radicali. Noi siamo passati tante volte per togliere i fiori, abbiamo tagliato tutta la parte alta delle piante e niente, sono già ricresciute velocissime. Qui vediamo una parte già tagliata, cimata. Qui in mezzo possiamo osservare che c'è dell'aglio e come vedete quest'aglio già sta iniziando un po' a soffrire perché già non riesce a ricevere la luce sufficiente per poter continuare il suo ciclo vegetativo. Noi dobbiamo intervenire, creare spazio, liberare luce, logicamente lasciando tutta materia organica qui per fare in modo che la successione ecologica possa continuare. Per fare questo lavoro ci muoviamo con le forbici, abbiamo doppia possibilità, o con le forbici o volendo con un falcetto, ma facendo sempre attenzione a non prendere gli agli. Dobbiamo scegliere se mettere il favino tagliato sul cumulo laterale o al centro. Noi abbiamo deciso che subito dopo il taglio e lo sfalcio del favino andremo a fare una semina di una nuova pianta da supporto di ciclo breve annuale per dare un ulteriore boost vegetativo di crescita alle nostre piante focus che qui avete seminato, diverse specie arboree. Prima di effettuare tutto il taglio del favino, spostarlo leggermente sulla parte delle dunette, effettuare la semina dei fagioli e poi dopo ricoprire centralmente con tutta la materia organica che abbiamo tagliato e recuperato direttamente qui sul posto. Finalmente si libera spazio per il nostro aglio. L'avremmo dovuto tagliare un po' prima, Gennaro, però ti aspettavamo. Il 50% della colpa è anche mia. Stiamo effettuando appunto lo sfalcio finale delle fave principalmente per 2 ragioni. Uno per liberare, dare spazio e luce all'aglio e fargli terminare il suo ciclo vegetativo e secondo fare in modo che le fave rilasciano una grossa quantità sia di azoto e di esudati radicali per le nostre piante focus da reddito, che sono appunto in questa fase qui l'aglio e poi a seguire verranno le piante arbustive e quelle arboree. Il rilascio di esudati radicali appunto non è altro che zuccheri e aminoacidi disponibili per i microrganismi che a loro volta andranno a stimolare ulteriormente la crescita per tutto ciò che fa parte all'interno di questa linea, quindi avremo improvvisamente una crescita vegetativa abbastanza rapida dell'aglio
e poi soprattutto nel momento in cui tutte le piante arboree inizieranno la loro fase vegetativa vedremo che anche loro improvvisamente avranno uno slancio di crescita molto vigoroso. E qua in mezzo stiamo anche qui lavorando sul suolo, ma in modo diverso, cioè abbiamo coperto tutto con degli scarti. Sotto abbiamo addirittura del cartone, del vecchio cartone, e sopra degli scarti di segheria, cortecce, segatura, cose del genere. Tutto questo con l'aiuto degli organismi, dei microrganismi, un giorno sarà humus. L'obiettivo è quello sempre di creare omogeneità di fertilità sopra tutto il mio terreno. È quello che accade purtroppo al giorno d'oggi in agricoltura convenzionale, si creano queste isole di fertilità, quindi dove vado a fare la piantumazione lì logicamente mettendo più input di lavorazione del terreno, concimazioni e quant'altro avrò logicamente una terra più fertile, poi avrò una parte non coltivata e meno fertile, mentre il mio obiettivo è di creare una terra scura ricca di sostanza organica omogenea, quindi anche qui eventualmente fare una copertura vegetativa, un sovescio o una pacciamatura aiuta tantissimo a creare appunto questa omogeneità. In questa linea ci sono già gli arbusti ben evidenti che abbiamo piantato, anzi trapiantato in autunno direttamente da altre parti del bosco. Sono tutte piante molto rustiche che crescono già spontaneamente nel bosco di Ogygia. Gennaro, le lasciamo così per adesso? Logicamente anche qui adesso andremo a fare lo sfalcio del favino e andremo a effettuare già una piccola potatura di formazione alle nostre piante arboree e arbustive, perché la fase cruciale per effettuare le potature e la cosiddetta azione di disturbo è il momento in cui la pianta sta nella sua fase massima esponenziale di crescita. E in questa fase qui appunto dove la pianta sta iniziando appunto a fare nuova vegetazione, noi dobbiamo subito effettuare una potatura o di allevamento o di gestione della pianta per fare in modo che anche le nostre piante focus rilasciano esudati radicali per tutta l'attività microbica che vive nel terreno. Molto importante che le piante occupano nel più breve tempo possibile la sua stratificazione definitiva e soprattutto gli dobbiamo sin da subito dare una forma di allevamento idonea, altrimenti come puoi vedere inizierebbero a crescere storte esternamente. Francesca ha già effettuato una prima azione di disturbo cimando e togliendo tutti i fiori e dal fusto alla base improvvisamente la pianta ha fatto nuovi ricacci vegetativi. Questo ha stimolato ulteriormente la fotosintesi, quindi nuova vegetazione, nuova fotosintesi, soprattutto maggiore produzione di materia organica. Sì, mi piace molto questa tecnica, tanto. Quindi spero di impararla bene perché poi la voglio applicare in altri punti del bosco, soprattutto se riesco a farci crescere bene anche le orticole. Questa fase invernale il favino ha fatto da placenta, da supporto alla pianta aromatica, quindi in qualche modo l'è andata anche a proteggere nel periodo invernale. È importante formare la nostra pianta sin da subito nei primi anni, quindi io principalmente andrò a togliere i rami che possono entrare in competizione, lasciando quello principalmente più diritto e verticale e basta. Quindi questi saranno gli unici taglietti che farò. Come possiamo vedere abbiamo questa qui che è abbastanza vigorosa e la andrò a tagliare anche questa qui. Io intanto vado a prendere i semi dei fagioli. Vai con la semina dei fagioli borlotti che poi sacrificheremo alla causa, ma magari qualcuno lo lasciamo e ce lo mangiamo. Smuovo appena la terra per poterlo coprire leggermente, poi tanto ci vado a pacciamare sopra con il favino che abbiamo appena sfalciato. Diventa la mia pacciamatura. Brava Francesca, già hai capito, anche quando andremo a coprire con la pacciamatura di favino, di creare sempre questa condizione di solco e di accumulo centrale. L'ideale è posizionarla appunto in modo retto e non... Sto preparando una sorta di micro solco per fare una piccola piantumazione di orticole, quindi creiamo più o meno lo stesso lavoro come abbiamo fatto qui, questa sorta di cumulo centrale leggermente più piccolo,
lungo tutta la linea esterna di piantumazione della nostra linea forestale. Okay. Come puoi vedere Filippo, qui la terra è già abbastanza fertile, pieno di vermi, il vermicello sta qui sotto. Sono strafortunata perché facciamo sempre un lavoro di squadra e con situazioni del genere è particolarmente importante. Sto cercando di fare in modo che ci sia un fagiolo ovunque. Queste però ce le mangiamo. Assolutamente no, in agricoltura sintropica non si mangia nulla, si taglia. Che sto dicendo, Willis? No dai, no, logicamente sì, queste sono piante che noi andremo lasciate per fargli terminare il loro ciclo vegetativo, quindi saranno queste piante da reddito, mentre il resto, come il favino e i fagioli, noi utilizzeremo da supporto per dare input di crescita alle nostre piante da reddito. Allora, noi stiamo mettendo a una densità abbastanza alta in modo da rispettare sempre il ciclo di vita e la stratificazione di ogni specie, e soprattutto vado a gestire meglio anche gli spazi, perché in natura ogni spazio lasciato scoperto sarà lei a decidere quale pianta andrà a colonizzare questo centimetro quadro lasciato vuoto. Quindi perché non posso ottimizzare a meglio gli spazi? Quindi ciò che sto facendo qui è piantare alternate una insalata con una cipolla. Per quale motivo? Perché l'insalata ha un ciclo di vita più breve, dopo 35, 40, 45 giorni massimo verrà raccolta, libera spazio per fare in modo che la cipolla possa poi terminare il suo ciclo vegetativo. Adesso copro tutto, dopo aver messo i miei fagioli. Sono stracontenta, veramente una scoperta. Adesso noi andiamo ad aggiungere del compost, quindi input esterni. In questo caso stiamo mettendo delle orticole abbastanza esigenti, partendo comunque da un terreno ancora povero, abbastanza compatto, quindi un piccolo aiuto noi glielo andremo a dare aggiungendo del compost. Dopo aver terminato i trapianti delle orticole e aver aggiunto un piccolo strato di compost, adesso andiamo a creare una sorta di protezione per le nostre orticole, creando una specie di imbuto in modo da concentrare tutte le energie in modo efficiente e organizzato. E quindi ce la faccio a coltivare senza acqua? Se io sono bravo nella gestione, dalla mia esperienza sì, è appunto uno dei mantra dell'agricoltura sintropica, ma soprattutto anche dell'agricoltura rigenerativa, è che l'acqua si pianta. Quindi io andrò a utilizzare piante da supporto che non hanno grosse necessità in termini di risorse idriche, piante che riescono a effettuare fotosintesi nel lungo periodo di siccità. Sono quelle che io andrò a utilizzare come mie alleate per stimolare la crescita di piante più esigenti, come in questo caso le insalate. Dopo la visita di Gennaro abbiamo continuato a fare manutenzione, abbiamo sistemato tutta la sintropica, poi abbiamo potato gli alberelli, sono quasi tutti vivi, quindi adesso andiamo avanti anche durante l'estate, sempre con le nostre azioni di sfioramento, taglio, tutto quello che serve. Qui ci sono le insalate e le cipolle che abbiamo piantato insieme a Gennaro, stanno tutte discretamente bene, considerate che sono state praticamente piantate su sodo, non c'era una terra preparata, lavorata. Gennaro, grazie mille, io sono strafortunata perché mi vengono tutti a trovare e mi aiutano anche a fare l'orto. Comunque, se volete imparare meglio l'agricoltura sintropica, ci sono i corsi di Gennaro, andate sul suo profilo Facebook, cercate Gennaro Cardone e avete le informazioni, insomma, per sapere dove e quando trovarlo, perché lui tra un po' torna in Portogallo, ma poi torna anche in Italia. Sì, e poi vi aspetto da me in Portogallo. Ah, sarà fantastico, ve lo faremo vedere la sua azienda. Grazie, ciao. Un abbraccio, ciao. Dipende, se nel bosco piove 2 volte tutto di